Ben ritrovati a tutti. Allora, che mi raccontate? Tutto bene? Qui mai bene, mai bene. Allora, ho il torcicollo e mi tocca pure lavorare. Faccio una fatica immensa, un dolore immenso, ma devo andare avanti. Allora, oggi andiamo a guardare questa bellissima Nintendo Switch. Questa Nintendo Switch è stata precedentemente, ok, modificata. Eh, Però qualcosa evidentemente non ha funzionato, ok? Perché a quel punto si sono accorti che il wifi non funziona. Quindi o hanno danneggiato qualcosa, cosa molto probabile, o qualcosa è andato storto e adesso magari non potrà più funzionare. Ma andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, il chip per il wifi è situato sotto la memoria, ok? Staccate la memoria, qui sotto c'è il chip. E ho già visto, ok? Microscope. Eccoci qua sotto il microscopio. Allora, andiamo a verificare. Allora, qui abbiamo il nostro chip wifi, ok? E come si può notare, qualcuno è già passato, ok? Probabilmente pensavano che fosse il chip morto, ci sta, muoiono abbastanza spesso, quindi non è un problema. Eh, Qui cosa vedo? Qui vedo un condensatore un attimino spostato, magari non è anche attaccato bene, ma questo non mi dà l'idea di essere un problema. Il problema dove può stare? Allora, mi viene fuori un codice di errore, che adesso non ricordo, 21 10 110 o qualcosa del genere. Adesso vabbè, proverò a metterlo nel titolo, descrizione, roba così. E il problema è che qualsiasi cosa si faccia non comunica con il chip del wifi. Quindi, come ho detto, due sono le cose: o è il wifi o il chip qua che non funziona, oppure può capitare, le antenne sono rotte, distaccate e quindi non riesce a captare il segnale, ok? Però in questo caso, quando ci sono le antenne distaccate, cosa succede? Lui cerca le reti ma non trova nessuna rete. Ecco, in questo caso invece c'è un codice di errore che spunta fuori appena si prova a cercare le reti, dice no, errore, impossibile comunicare con il wifi o roba. Quindi è possibile che questo fosse morto. Però ispezionando così velocemente e sapendo che la console era già stata modificata in precedenza, infatti ho ritrovato rimasugli eh, della modifica, ok? Ho visto questa cosa qua, ok? Questo condensatore qui sembra piuttosto sospetto, vedete? Eccolo qua. Secondo me il problema è proprio lui, che avendolo rotto, cercandolo di saldare al suo posto, eccetera, impedisce al processore che sta sotto di comunicare con il chip del wifi, perché anche il wifi ha delle linee di comunicazione dati, ok, che sono sempre a coppie. Questa è una coppia, questa è un'altra coppia, poi c'è questa qui che viene qui sotto e poi se ne torna fuori verso queste cose qua. Potevano tranquillissimamente farli passare qua fuori. Non ho capito perché hanno fatto questo prolungamento qua, ma di solito ci sono ragioni di progettazione per cui la lunghezza di una traccia deve essere uguale ad un'altra o roba simile. Quindi, cosa facciamo? Proviamo ad andare a sostituire questa coppia qua, forse è meglio sostituire anche questa, non mi fido molto di questo qua nemmeno. E andiamo a sostituire questa coppia e andiamo a verificare se ho risolto il problema oppure no. Quindi, pulsante. Alla peggio del caso, cosa può essere successo? Magari il processore um, si è parzialmente distaccato, ok? Oppure le tracce sopra il processore si sono rotte, appunto, perché hanno maneggiato troppo la scheda, eccetera. Hanno fatto flessione, eccetera, quindi magari la scheda ha sofferto un po' di stress e, e quindi le tracce se ne sono venute via da sotto il processore. Può capitare.
mi sono capitate tante cose a livello di processore. Magari la scheda funziona, la console funziona, ma non va in dock. Perché? Perché il processore si è parzialmente distaccato. Non rilegge le schede SD perché il processore si è parzialmente distaccato. Tutto passa per il processore, no? Quindi quando c'è un problema è possibile anche che ci sia un problema sotto sulle sfere o sulle tracce che vanno al processore. Perché? Giusto per farvi vedere, questa è un'altra scheda, ok? È una scheda per recupero pezzi, ok? Mettiamo un attimino a fuoco, eccole qua. Queste qui sono le tracce, come vedete partono dal wifi, ok? Vanno qui dietro, se ne vanno qui sotto, poi vengono fuori e se ne vengono qua sotto, ok? Queste qui, poi ci sono queste due qui, poi ci sono queste qua in fondo, capito? Quindi è possibile che anche una di queste qua, visto che come vedete sono sottilissime, basta un niente per strapparle, per romperle. Quindi magari qua si è rotto, capito? La sfera è venuta via, la traccia è rimasta giù, si è spezzata perché è piccolissima e quindi non riesce più a comunicare. Io ho già visto che però sono ancora attaccate al processore perché basta andare con la modalità del diodo, no? Multimetro in modalità diodo, puntale rosso a massa, ok? E si va a misurare questi condensatori qui, ok? Quindi si arriva qui e se questa traccia è collegata al processore vi verrà fuori un valore 20, 0.20, 0.30, quello che sia. Quindi questo vi assicura che non ci sia nulla a che fare con il processore. Quindi, detto questo, dopo avervi spiegato un attimino cosa può essere e cosa non può essere, andiamo noi qui a fare il lavoro. Rimettiamo a fuoco, accendiamo il saldatore e andiamo a rifare. Ok, come vedete adesso sono di nuovo belli questi condensatori perché li ho presi da un'altra scheda, come vi ho fatto vedere prima, da quella che vi ho fatto vedere prima, quindi tecnicamente non hanno nulla che non va, e sono saldati correttamente, non sono rovinati, quindi dovrebbero funzionare a dovere, fare il loro dovere. Quindi adesso non ci resta che riassemblare un attimino e verificare cosa succede, se è questo il problema oppure no. Può anche essere questo un problema, quindi mal che vada può essere comunque utile a qualcuno il video lo stesso, anche se non va a buon fine. Quindi speriamo in bene, ma nel caso sappiamo che può essere uno di questi motivi qua. Allora, torniamo su al banco. Ecco, si è scombinata di nuovo la videocamera, come al solito, perché non ha voglia di tenersi con il fuoco fisso. OBS gli fa quel cavolo che gli pare. Allora, chiaramente lasciamo raffreddare un attimino prima, perché ho sparato aria calda, non è il massimo. Allora, mettiamo questo, vediamo un attimo. Un goccino proprio di pasta termica, che non ne voglio sprecare molta, nel caso devo riaprirla tutta di nuovo, quindi ecco, insomma, sono cose che costano, meno se ne sprecano, meglio è. La cassa audio la possiamo rimettere quando vogliamo. Prima vogliamo sapere se il wifi è tornato a funzionare. Oppure se ha voglia di non funzionare lo stesso. Allora, ok, è tutto collegato tranne
il lettore di schede SD che non mi interessa. Ok, ha una temperatura accettabile. Non so se questa batteria sia carica, non mi ricordo. In teoria sì. Sì. Ok. Internet. Dai che ha funzionato. Sì, ha funzionato. Ha funzionato, ragazzi. Era quello il problema. Ma che bello. Ok. Bene. Se avete problemi con il wifi, adesso non mi ricordo neanche più l'errore. Faccio una cosa simulata. Sì, faccio una cosa simulata, nel senso tolgo via un condensatore e glielo rimetto, così almeno mi mostra fuori l'errore e vi indico la problematica, insomma, dai. Però, ecco, aspettate che mi collego. Dai, ci stai mettendo un pochino troppo, eh. Mm. Perché? Magari è il mio modem che non gli piace. Ecco, no, questo adesso è un codice di errore diverso. Questo è 2110-2215 e dice impossibile connettersi al dispositivo di rete. Segnale di ricezione potrebbe essere troppo debole o la password potrebbe essere sbagliata. Quindi magari ho sbagliato io la password. No, vabbè. Ok. Annulla. Riproviamo di nuovo. Eccolo, 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 eccolo che ci sono riuscito. Ok. Probabilmente avevo sbagliato la password. Va bene. Internet c'è, fantastico. Come vedete anche da qua in cima c'è il simbolino e bene, bene, sono contento. Un'altra console, questa è una di quelle anche modificabili. No, è una di quelle normali, non modificabili. È una V2, quelle che definiscono V2, sì. Quindi serve per forza il chip, però non le faccio queste cose qua. Non ho voglia di inimicarmi Nintendo. Già una volta ho avuto un provvedimento da parte di Nintendo e ho dovuto pagarne le conseguenze. Quindi preferisco non averci più nulla a che fare. Storia vera, ragazzi. Storia vera. E non ve la sto a raccontare perché non ho voglia di casini anche in futuro. Bene ragazzi, cosa vi devo dire? Il video termina qui. Adesso vedrò di fare, come ho detto prima, ripristinare un po' l'errore in modo che così vedo qual era, lo scrivo nel titolo e tutto il resto. Ma se il video è stato utile lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate sotto quello che volete, scrivete quello che vi pare, a me basta che ci siano interazioni. Più interazioni ci sono, più sono contento. Mi piace vedervi attivi, ragazzi, mi piace vedervi attivi. Quindi iscrivetevi, commentate, dite la vostra, spolliciate in su, spolliciate in giù, che così aiuta con l'algoritmo di YouTube a farmi un po' di pubblicità. Quindi le vostre azioni aiutano il canale. Noi ci vediamo allora in un prossimo video. Grazie a tutti per aver visto fino in fondo e ciao, alla prossima.